Welcome at Coppercress. My name is Stijn Baan. At Coppercress we grow different microgreens and specialties. We believe the world of plants is so rich that we can introduce new products every day. Today we are in Monster, a small village in the Westland area. This is the production area of the Netherlands, where we produce food all for the top gastronomy all across the world. For us it's very important to do it in the most sustainable manner, where we use everything that Mother Nature gives us. So at Coppercress we have a wide arrangement of products. We have our cress, which we grow in our greenhouse here, but we also have a lot of specialties like edible leaves or edible flowers. And our newest innovation is vanilla. Dutch vanilla grown in Dutch greenhouses. Our mission is to change the way we look at food. We always do it together with chefs. So we're very blessed with the visit of Pierre Giorgio, who is going to show how we use these products on the plate. We know plants, you know food, together we make magic. Ciao a tutti, sono Pier Giorgio Parini, grazie Stijn per avermi invitato e a Coppercress per questa possibilità di venire a vedere la prima coltivazione di vaniglia europea. Di fianco a me ci sono tutte queste bellissime piante e alcune cominciano già ad avere le prime vaniglie verdi. Oggi ho scoperto che per produrre un baccello di vaniglia ci vogliono 9 mesi di maturazione sulla pianta e poi 6-7 mesi di fermentazione per arrivare alla vaniglia che tutti conosciamo. Oggi sono qua per fare delle piccole preparazioni con i microvegetali, i fiori e la bacca di vaniglia, sia fresca, quindi verde, che quella nera fermentata, frutto appunto di questa orchidea, l'unica orchidea commestibile che può essere consumata dall'uomo. Ok, ci siamo trasferiti nella cucina di Coppercress, qui nella sede centrale, e cominciamo con la prima ricetta. E cominciamo con la vaniglia fermentata e in questo caso facciamo un'infusione per aromatizzare un peperone arrosto. Prendo i peperoni rossi, olio e sale, li ungo e li porto in forno. Impostiamo il forno a 200 gradi per 10 minuti. Ok, intanto prepariamo l'infusione per il peperone, quindi olio di vinacciolo, un po' di sale nel sacchetto e poi prendo la vaniglia, la incido. Questa vaniglia ha un sapore e un gusto molto diverso da quello a cui tutti noi siamo abituati, ha questo retrogusto leggermente vegetale che ci riporta un po' al verde del peperone. Una volta che ho raccolto tutta la vaniglia dal baccello, vado direttamente nel sacchetto con l'olio. Ok, questi sono i peperoni che sono stati arrostiti in forno, sono stati pelati e aperti a metà. A questo punto li metto nel sacchetto dove ho preparato l'infusione con l'olio e la vaniglia e andiamo a chiudere sottovuoto. Lo lasciamo riposare 3-4 ore in frigo in modo che il peperone assorba tutti i profumi della vaniglia e poi andiamo ad impiattare. Sistemo il peperone al centro del piatto, sto cercando di dargli volume, 2 fiocchi di sale, dei pezzettini di oliva nera al forno per dargli il contrasto dell'amaro. Ripassiamo con l'olio alla vaniglia che abbiamo usato per fare l'infusione. La prima ricetta è pronta, peperone arrosto infuso nella vaniglia e olive nere al forno. Invece la vaniglia fresca, quella verde che c'è per un piccolo periodo dell'anno, ho pensato di inserirla insieme al floregano, che è il fiore dell'origano cubano, dentro il piatto italiano nazionale popolare più conosciuto, che è la bruschetta di pomodoro. Partiamo, tagliamo una bella fetta di pane e la mettiamo in forno a bruschettare. Intanto prendiamo i nostri pomodori, li grattugiamo per ottenere questo risultato così cremoso. Prendo la vaniglia fresca, che la taglio molto sottile, la vado ad aggiungere ai pomodori, aggiungo anche del floregano, spezzettato grossolano a mano. Ok, tolgo la bruschetta dal forno. La mettiamo al centro del piatto e andiamo a terminare col pomodoro grattugiato, condito con la vaniglia fresca, due fiori di floregano, finiamo con un po' di vaniglia fresca.
La differenza tra la vaniglia fresca e la vaniglia quella nera fermentata sta proprio nella freschezza del baccello, quindi questo baccello che è ancora verde, che ha tutti i sapori, i profumi non evoluti come quella di una vaniglia appunto fermentata, ma molto più floreali, molto più verdi, e il baccello ha questo ricordo di cece crudo, di legume crudo, fresco, che è molto molto gradevole, ha anche una nota amara importante che però possiamo bilanciare benissimo con lo zucchero o con gli altri ingredienti. Passiamo adesso al mondo dei microvegetali, dei crescioni, e cominciamo con l'Hippo Pops, che è il crescione d'acqua, molto piccante dal sapore, abbastanza pungente, e in questo caso l'ho abbinato a un kiwi brasato con un ristretto di verdure. Il primo passaggio fondamentale è preparare il fondo di verdure, quindi tagliamo a pezzi molto grossolani funghi, carote, cipolla, con la buccia va benissimo, e un pezzo di sedano rapa. Pochissimo olio extravergine. Andiamo in forno a 200 gradi per mezz'ora, in modo che le verdure si arrostiscano per bene. Intanto passiamo a pelare il kiwi. Questo è un kiwi che è stato passato in forno 10 minuti a 160 gradi, fatto raffreddare e viene semplicemente pelato. Il risultato è questo. Quello che vedete qui nel tegame è il risultato delle verdure arrostite in forno, che vengono poi bagnate con l'acqua e un po' di vino rosso. Facciamo bollire, filtriamo, riduciamo, e il risultato che otteniamo è questo fondo che ricorda molto il fondo di carne, ma è totalmente vegetale. Mettiamo i kiwi a bagno e li lasciamo cuocere a fuoco dolce, come se fosse un vero e proprio brasato. Poi prendiamo un culetto di pane, lo tagliamo a piccoli pezzi, in padella andiamo con un po' di olio extravergine, bello caldo, e andiamo a mettere il nostro pane, in modo che si dori molto molto bene. Il brasato sta andando. Una volta che il pane è bello tostato, lo facciamo asciugare su un foglio di carta assorbente. Passiamo ad impiattare. Prendo il kiwi, lo bagno col suo fondo di cottura, appoggiamo dei pezzettini di pane croccante e finiamo con la parte fresca e vivace con l'Hippo Pops, che gli dà il gusto piccante, senapato, e gli dà una freschezza. Partiamo con la quarta ricetta, dei ravioli fatti con la foglia di sciso e un battuto di verdure, condite con il crescione di sciso e l'aceto di sciso. Andiamo a preparare subito il battuto. Abbiamo preparato le verdure per essere tagliate a pezzettoni, cipolla, carote, rapa bianca, condiamo con un po' di olio e andiamo in forno, 200 gradi, 20 minuti. Mentre le verdure sono in forno, prepariamo le foglie di sciso, le mettiamo in un piatto, le condiamo con un po' di olio, un po' di sale e qualche goccia di aceto di sciso. Le facciamo marinare per 10 minuti in modo che le foglie si ammorbidiscano. Una volta che le verdure sono cotte, le facciamo raffreddare e le mettiamo sul tagliere e le tritiamo a coltello per ottenere una tartare di verdure cotta. Prendo il crescione dello sciso e vado a tritarlo in modo molto molto grossolano e lo aggiungo alla tartare di verdure. Qui lo sciso serve soprattutto per dare questo profumo orientale che ricorda un po' di timo, origano. La aggiustiamo di sapore, aggiungiamo un po' di sale, ancora un pochino di olio e di aceto di sciso sempre. Ok, la mescoliamo. Adesso siamo pronti per riempire i nostri ravioli. Prendo la mia tartare di verdure, la mettiamo al centro, chiudiamo la foglia per ottenere questo piccolo raviolo. Li mettiamo nel piatto e andiamo ad aggiungere questa polvere di alga che fa Coppercress, che è l'alga dorata. La particolarità di quest'alga che ha questo sapore dolciastro, leggermente salato, che ricorda un po' il pan brioche. La quarta ricetta è pronta: ravioli di sciso con aceto di sciso e alga gold.
L'ultimo crescione che utilizzo è il wheat cress, il crescione del grano. Ha questi sapori che ricordano un po' l'olio extravergine di oliva appena spremuto, molto verde, però ha una base abbastanza dolce, quindi ho cercato di utilizzarlo per produrre una sorta di crema spalmabile utilizzando i semi di zucca. È tutto molto veloce e semplice. Mettiamo semi, burro di cacao, zucchero e il sale. Andiamo a far tostare i semi in padella con tutti gli ingredienti molto delicatamente. Nel frattempo andiamo a fare l'estratto con l'erba di grano. Abbiamo ottenuto il nostro succo di erba di grano, andiamo ad aggiungerlo ai nostri semi tostati. Prendo il mini pinner e frullo. Abbiamo finito di frullare la nostra crema. A me piace tenerla soda e con i pezzettini che si sentano e si vedano dentro, non la voglio fare troppo fine. Vado a mettere questa crema dolce e ho pensato di accompagnarlo con 2 pezzettini di mollica di pane fresco e pochissimo olio extravergine. Il nostro viaggio tra i microvegetali è finito. Spero che quello che abbiamo fatto sia per voi di ispirazione, di spunto per poi essere usato nelle vostre cucine, nei vostri piatti. Un saluto dall'Olanda, da questa meravigliosa piantagione di vaniglia. Grazie a Koperkers e alla prossima!